Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Mm, Abbiamo la carta della forza, amici della Vergine. Può essere un momento di apertura verso l'esterno, verso gli altri, un momento di generosità, ma ho come la sensazione che implichi anche la forza interna, come se si dovesse lavorare appunto sulla propria forza interna. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocco intuitivo e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo il mago. Questa non si è girata, è rimasta così. Guardate, la guardo per curiosità. Era un 2 di coppe. Abbiamo un 5 di coppe, un asso di spade, un 3 di bastoni, un 9 di spade e un 4 di spade. Wow. Dunque ragazzi, avete tante spade, devo dire. Scusate, questo è un 3 di bastoni, non di spade, non so se l'avevo detto giusto. Devo dirvi che per quello che probabilmente avrete la forza, le energie non sono proprio idilliache, però andiamo a vedere, non sono neanche così disastrose. Andiamo a vedere come si evolve questo periodo dell'anno per voi. Partiamo da questo mago. Andiamo a vederlo subito. Giudizio, 6 di spade, giustizia e amanti. Voglio andare a vedere anche questo 5 di coppe. Allora, ho la sensazione che ci sia come una comunicazione con questo giudizio che grosso modo vi farà prendere una scelta, una decisione. Adesso andiamo a vedere anche l'asso di spade, però qui è mondo, infatti. Sì, e qui mi parla di amor proprio, mi parla di fare le cose fatte bene, mi parla di regolarizzare, eventualmente di dare un taglio, qualche peso da lasciarsi indietro. Io credo che qui ci sia come un inizio di un qualche cosa, cioè in realtà questo inizio è come se ci fosse già stato e qualcuno qui deciderà se andare avanti o no in questa situazione. 2 volte il 5 di coppe avete. È come se venissero a galla delle verità
o potrebbe anche essere semplicemente che guardando le cose da un altro punto di vista voi prendiate consapevolezza di certe realtà che prima non vedevate. Ho come l'idea che qualcuno pensa possa essere saggio allontanarsi da una certa situazione o da una certa relazione piuttosto che persona. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni è spiegato da un re di bastoni e da un matto. Sento come la voglia di buttarsi in qualche cosa di nuovo. È come... Sento che qualche cosa è iniziato probabilmente nel periodo estivo. Poi appunto... Allora, per qualcuno potrebbe essere proprio una collaborazione che si lascia indietro, questo inizio di questo nuovo progetto. È come se ci fosse qualche cosa che verrete a sapere, è come se diceste, no dai, non ci voglio credere a questa cosa qui, non la voglio vedere. E invece poi sì che la vedete, insomma. E qui anche con i 10 di bastoni c'è da capire chi è responsabile per che cosa. E ho l'idea che comunque ci sia questa voglia di iniziare un qualche cosa di nuovo, ma ci sia anche come una preoccupazione che si ritorni un po' al passato, cioè che ci siano di nuovo le stesse dinamiche. Andiamo a vedere questo 9 di spade. 7 di spade e 7 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 4 di spade. 8 di spade. Regina di coppe, 9 di coppe. Guardate, ho anche la sensazione, guardando questo gruppo di carte, che qualcuno potrebbe gettare la spugna con qualche persona, cioè proprio il basta, cioè le cose o vanno fatte in un certo modo, abbiamo una carta degli amanti che mi dice che qualche cosa va lasciato indietro, che bisogna fare una scelta anche per se stessi. È vero che qui c'era tutto il no, non voglio vedere, non ci posso credere, però a un certo punto ehm, la verità viene a galla, voi state cercando la verità. L'asso di spade mi parla anche di un qualche ordine mentale di tipo nuovo che potrebbe essere fatto in questo periodo. È come se ci fossero altri progetti. Vi dico, tra il 6 di spade e il mondo, qui ho come la sensazione che qualcuno fisicamente si stacchi. Qualcun altro sarà, per qualcun altro sarà come un distacco a livello mentale, cioè basta, non ci voglio più pensare. Mm. C'è comunque questo, ok, voglio altro, mi voglio buttare, però c'è come... Allora, questo set di spade, secondo me, ha a che vedere con le bugie che vi dite riguardo il passato. Ho come la sensazione che qualcuno stia, ho sentito la parola giustificare, che qualcuno stia continuando a giustificare certi comportamenti o certe azioni proprio per quel discorso del no, non voglio vedere. Ok? Quindi non mi voglio rendere conto che c'è quella roba lì e quindi continuo a giustificare la persona. Però qui avete anche l'appeso, vi dà la possibilità effettivamente di vedere le cose da un altro punto di vista e di fare quella chiarezza mentale. Vi dico, sento comunque un periodo abbastanza
abbastanza statico, ecco perché probabilmente avete la forza, cioè qui si tratta di metterci forza di volontà, forza morale, coraggio, spirito d'avventura, mi viene anche da dire tirare fuori un po' le unghie, no? E i denti per andare avanti in questa situazione, perché i presupposti ci sono per qualche cosa di nuovo. Adesso poi andiamo a vedere tutte le varie casistiche, però io ho come la sensazione che prima dobbiate passare da una sorta di ordine mentale, perché con l'otto di spade tendete ad autosabotarvi. Devo dirvi che comunque la situazione così com'è non è idilliaca, ma vedo anche che avrete la forza necessaria per affrontarla. Non riesco a capire bene questo gruppo di carte perché vogliono, essendoci tanti arcani maggiori, ha varie chiavi di lettura, quindi dipendendo un po' dalla vostra situazione personale, appunto può avere sfumature diverse. Allora, ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore. E l'amore devo dire che potrebbe essere, anche qui non c'è tutta questa energia. Vi dico, il periodo è un po' così, un po' fermo, bisogna spingere per andare avanti con la forza, ok? Quindi vi dico, anche lì cercate di vedere la cosa da un altro punto di vista, avete bisogno di fare una sorta di ordine mentale. E soprattutto perché qui avete due volte il 5 di coppe, qui c'è come un senso di colpa e anche un 10 di bastoni, un qualche cosa che vi pesa, che è necessario, diciamo, riosservare da un altro punto di vista e qui arriverà come una sorta di chiarezza mentale. Ehm, Vi dico, per molte persone ho la sensazione che nonostante è come se foste talmente presi nel fare questo tipo di rivalutazione che tutto questo momento vi porta a rimanere comunque nella situazione, anche se non è idilliaca. Qui è come se ci fosse un ok, vado o non vado, mi stacco o non stacco, lascio andare, magari l'avete lasciata andare fisicamente, ma mentalmente siete ancora lì che pensate a questa situazione, a questa relazione. Ok, però credo che qualcuno pensi di non avere altra scelta se non quella di muoversi, di staccarsi, di dare un taglio. Qui abbiamo sia la giustizia che l'asso di spade che mi dicono che qualche cosa, insomma, è anche gli amanti se pensiamo che fa riferimento alla scelta tra vecchio e nuovo. Qualche verità, qualche presa di consapevolezza che viene a galla, qualche tipo di distanza che viene presa. mm. Comunque abbiamo anche abbiamo due assi in realtà e c'è anche questo asso di pentacoli. Sento che ci sono come dei nuovi progetti, come dei nuovi inizi, ma è come se le regole, le linee della relazione o di questi progetti dovessero essere ben chiari dall'inizio, insomma. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi. Allora, per quello che riguarda il lavoro devo dire che, sia che siate disoccupati, sia che siate occupati o autonomi, vedo che c'è un periodo in espansione, qualche cosa di nuovo che inizia. Potrebbero essere delle nuove collaborazioni, potrebbe essere un nuovo lavoro, un nuovo ruolo anche. Comunque vedo come se ci fosse del fermento in questo periodo, autunnale. Quindi se siete senza lavoro, sì che potrebbe arrivare questo lavoro. Per qualcuno vi dirò che ci potrebbe essere come un cambio anche, eh? Un cambio di lavoro, un cambio di zona. Vedo comunque espansione, progetti, cose che vanno avanti. E se guardiamo anche l'economia, vi dirò, ehm, sento come un tocco di avidità in questo periodo o
una forte attitudine al risparmio, mettiamola così. Non perché ne abbiate necessariamente bisogno, però sento che avrete come questo tipo di tendenza a prendere un po' tutto quello che capita. Potrebbero anche essere per qualcuno un lavoro, diciamo, fisso più qualche lavoretto extra, perché veramente vedo dinamismo nel settore del lavoro. Se per caso avete dei progetti, e sono progetti a lunga distanza, progetti di cambio di residenza, nuovi inizi, nuovi, mi verrebbe da dire anche collaborazioni, guardando queste due carte, devo dire che non vi aspettate aiuti dall'esterno. Ho come la sensazione che questo progetto ve lo dobbiate ancora coccolare, ve lo dobbiate lavorare, ve lo dobbiate, come dire, pensare bene. Prima iniziate da soli, vedete come può andare, poi eventualmente, questo se sono progetti, diciamo, oltre al lavoro, ok? Per quello che riguarda la famiglia, sia che sia la vostra, sia che sia quella che avete, cioè sia che sia quella di origine, sia che sia quella che avete creato voi, devo dire che qui le energie sono abbastanza serene. Ci potrebbero essere come degli spostamenti, dei viaggi per motivi di lavoro e quindi il doversi magari staccare da qualcuno ehm, per questioni lavorative. Ragazzi, mi è arrivato un messaggio, se per caso siete in fase di accudimento di un genitore, vedrete che le cose andranno meglio. Ci sono delle questioni burocratiche che si possono dire ormai risolte o che comunque si risolveranno a breve. Se state aspettando delle comunicazioni, ehm, mi parlano di casa di riposo. Quindi se quello è il tema, sento che le cose, ci vuole un po' di pazienza, però le cose andranno a buon fine. Qual è il risvolto della medaglia? Che una volta che avrete risolto quel discorso lì, inizierà a mancarvi il genitore, inizierete a dire, ma sapete, quella cosa del prima lo vedevo di più o la vedevo di più, non lo so, come questa sensazione un po' di nostalgia, se vogliamo, no? È un po' come se non foste soddisfatti della scelta, ma non aveste altra opzione. Perché magari lavorate, soprattutto se magari dovete muovervi o recarvi all'estero per lavoro. Vediamo se ho dimenticato qualche cosa. Fondamentalmente, ragazzi, il periodo autunnale vi servirà per rendervi conto di quello che c'è da lasciare indietro, da tagliare con la giustizia e l'asso di spade e quello che di nuovo può nascere. Diciamo che terminiamo con un 4 di spade. Io qui ho la sensazione che ci sia un momento di raccoglimento, un momento di autovalutazione, un momento, normalmente è una carta di guarigione, però siccome qua abbiamo due carte di coppe girate al contrario e un 8 di spade, sento che avrete bisogno di riposo alla fine del mese, ma soprattutto di alleggerire il vostro spirito da certe emozioni un po' altalenanti che potreste vivere durante il mese. È come se ci fosse una sorta di conflitto. Io sono responsabile per questa cosa qua, mi devo sentire in colpa per questa cosa qua, ho opzioni oppure sono obbligato, obbligata a prendere questo tipo di scelta? Fatemi sapere nei commenti. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Totalità. È un 5 di bastoni. Parla di quello che è il lavoro di gruppo, la sintonia, il collaborare insieme. Sì, sento che è una questione di trovare una quadra qui, senza sentirvi troppo in colpa. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Ok.
Il tuo essere è consapevole del travaglio che la terra sta vivendo. Il tuo essere vive il medesimo travaglio, dal quale non puoi dissociarti, perché non c'è separazione. Consenti all'amore, balsamo che guarisce, di scorrere attraverso di te. Dio, l'universo, è amore e Dio, l'universo, è in ognuno di noi. Carta molto bella e mi dice che qualcuno sta soffrendo per il tipo di situazione che sta vivendo, ma comunque è come se non ci fossero altre alternative al tipo di scelta che andrete a fare, come se non vedeste altre alternative, ma qui vedo comunque dei buoni inizi, ragazzi, e anche dei nuovi progetti, come se ci fosse un rimescolamento delle carte. Amici della Vergine, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura, spero che vi abbia dato comunque degli spunti interessanti di riflessione. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione o diversamente potete anche abbonarvi al canale. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!